È arrivato il momento di parlare del glutine e delle problematiche che il suo consumo può generare. Ciao, sono Alberto Zippo, cultore del benessere, ed oggi torniamo a parlare di glutine, analizzandolo ancora più approfonditamente. Prima di iniziare, se questi argomenti sono di tuo interesse, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora bando alle ciance, volume a palla, partiamo! Tempo fa avevo realizzato un video riguardante il glutine, dove raccontavo di cosa si tratta, alcuni suoi effetti negativi sulla nostra salute e quali cereali possiamo assumere se vogliamo evitarlo. Se te lo sei perso, ti consiglio di guardare prima quel contenuto che ti lascio comunque qui sopra. Abbiamo visto che si tratta di un elemento che può creare svariati danni all'organismo, non solo per chi soffre di celiachia dalla nascita. Oggi analizzeremo infatti alcune malattie che spesso non vengono associate al consumo di glutine, ma che in realtà possono essere strettamente correlate. Prima di iniziare faccio una scontata ma doverosa premessa. Celiachia ed intolleranza al glutine sono due problematiche completamente diverse. La celiachia è una malattia autoimmunitaria che colpisce alcuni soggetti geneticamente predisposti. Quando essi assumono dei cibi contenenti glutine, producono anticorpi che vanno a distruggere l'intestino. I celiaci pertanto sono obbligati a sospendere l'assunzione di glutine per tutta la vita e purtroppo questa malattia non è reversibile. L'intolleranza al glutine invece è un fenomeno di sensibilità. Si scatena per accumulo, per cui un consumo costante per anni di glutine può generare l'insorgenza di sintomi quali gonfiore addominale, crampi e molto alto. Al contrario della celiachia è reversibile. A questo punto direi che possiamo iniziare analizzando la prima malattia di oggi. Sto parlando dell'Alzheimer. Una delle caratteristiche di questo morbo è la formazione di placche amiloidi nel cervello. Queste placche senili sono la diretta conseguenza di iperglicemia e iperinsulinemia cronica. In pratica sono il risultato dell'aggregazione di glucosio e proteine. Le stesse considerazioni possono essere messe in relazione alla celiachia ed intolleranza al glutine. Il glutine è un insieme di proteine aggreganti che danno consistenza alla farina, come ho accennato in passato. Esso scatena una forte risposta autoimmune nelle mucose dell'apparato digerente, tale da inibire l'assorbimento del cibo e distruggere i villi intestinali. Nei celiaci questo avviene repentinamente, tanto che non togliendo il glutine dall'alimentazione si arriva presto a gravissime conseguenze per la salute. In chi non è celiaco può avvenire la stessa cosa, ma in maniera meno evidente nel corso dell'intera esistenza. Chi è più sensibile al glutine può arrivare addirittura alla scomparsa graduale dei villi intestinali in tarda età. Negli ultimi anni stanno emergendo addirittura sempre più evidenze della correlazione tra celiachia e diabete. Infatti, un'aumentata permeabilità dell'intestino è tipicamente presente all'esordio del diabete. Ci tengo a sottolineare anche che, non a caso, negli ultimi anni l'Alzheimer è stato spesso nominato come diabete di tipo 3. Andiamo oltre. La seconda malattia che esaminiamo oggi è il diabete di tipo 1. La celiachia e il diabete di tipo 1 si manifestano talvolta insieme. La celiachia si palesa spesso anche nei parenti di primo grado di un diabetico. Ciò che accomuna entrambe le patologie è la presenza nel sangue dei geni HLA-DQ2 e HLA-DQ8. Inoltre, sia nei pazienti affetti da diabete di tipo 1, sia nei pazienti celiaci sono stati riscontrati alti livelli di zonulina, una proteina che regola la permeabilità intestinale nell'intestino tenue. I soggetti a cui non è stata diagnosticata tempestivamente la celiachia e la cui alimentazione per lungo tempo ha incluso prodotti contenenti glutine sono più soggetti al rischio di ammalarsi di diabete. Al terzo posto analizziamo un'altra brutta problematica, la tiroidite di Hashimoto. Ci sono molte prove di una forte associazione tra questa malattia e altre di tipo autoimmune, come il diabete di tipo 1. È frequente anche la coesistenza della tiroidite di Hashimoto con la celiachia, poiché sembra che condividano lo stesso fattore genetico. Per alleviare i sintomi di questa tiroidite sono stati realizzati diversi studi che valutavano l'efficacia di una dieta priva di glutine.
sono stati riscontrati potenziali benefici dovuti all'esclusione di questi alimenti dalla dieta delle persone esaminate. In alcuni pazienti la concentrazione di anticorpi antitiroidei è diminuita ed i sintomi gastrointestinali sono stati parzialmente alleviati. Al quarto posto troviamo l'intolleranza al lattosio. A causa dell'atrofia dei villi intestinali, i pazienti affetti da celiachia, ma anche forte sensibilità al glutine, potrebbero sviluppare un'intolleranza secondaria al lattosio, ovvero reversibile. Il deterioramento della mucosa intestinale può portare ad una carenza di lattasi in varie forme, inibendo così la completa idrolisi e assorbimento del lattosio. Questi soggetti pertanto sono costretti ad adottare quanto prima una dieta priva di glutine e di lattosio. Solitamente in fase di remissione il paziente può reintrodurre il lattosio nella sua dieta. Si stima però che l'intolleranza al lattosio permanga nel 30% dei celiaci, anche seguendo una dieta priva di glutine. Ciò può essere causa di una variazione genetica che è prettamente europea, che caratterizza l'intolleranza al lattosio definita primaria, che si tramanda da genitori a figli. Al quinto posto abbiamo la dermatite repetiforme di Düring, indicata anche con la sigla DH. La DH è una patologia infiammatoria caratterizzata dalla comparsa di un'eruzione cutanea bollosa fortemente pruriginosa e generalmente arrossata. A causa del forte prurito, il paziente si gratta a tal punto da causare una cicatrice permanente. Nel 90% dei pazienti la zona colpita è quella del gomito e dell'avambraccio. Altri punti facilmente interessati sono i glutei e la parte anteriore delle ginocchia. Si manifesta quasi esclusivamente tra gli individui di pelle chiara. È considerata la manifestazione cutanea della celiachia. Un paziente a cui venga diagnosticata la DH è automaticamente certo di soffrire di celiachia. Non è sempre vero il contrario. C'è da dire che molti pazienti affetti da DH sono colpiti da celiachia in forma lieve e se ne accorgono solo al manifestarsi dell'eruzione cutanea. L'esistenza di una correlazione tra la DH e la celiachia è stata dimostrata sul finire degli anni 60. Gli studi condotti su gruppi familiari hanno permesso di appurare che i familiari di una persona affetta da DH spesso sviluppano a loro volta la malattia o soffrono di celiachia. Alcune ricerche dimostrano che in entrambe le patologie è coinvolto lo stesso gene. Un regime alimentare rigorosamente privo di glutine costituisce l'unica cura effettiva della DH. All'ultimo posto abbiamo l'osteoporosi. Diversi studi mostrano che i soggetti affetti da celiachia sono più esposti al rischio di riportare fratture. Nella maggior parte dei casi ciò è dovuto ad una ridotta densità minerale ossea. È significativo che l'aumento del rischio di fratture riguardi soprattutto persone affette da una celiachia non trattata che rifiutano di attenersi ad un regime alimentare senza glutine. Nei pazienti celiaci il rischio di osteoporosi aumenta anche a causa dell'incapacità dell'intestino di assorbire correttamente il calcio e la vitamina D. Credo sia evidente che il glutine sia un elemento a cui bisogna prestare attenzione, non solamente se si soffre di celiachia o sensibilità ad esso. Per approfondire meglio l'argomento osteoporosi che abbiamo citato poco fa, ti ricordo che ne ho parlato nello specifico nel contenuto che trovi qui accanto. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e ci vediamo al prossimo video.